Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi siamo in compagnia di Claudio che ci porta la sua Suzuki S-Cross, un'auto nuova, è appena arrivata, una settimana di vita Claudio. Una settimana, 10 giorni. 10 giorni di vita a 600 km circa. 620. Quindi magari faremo un video tra un annetto e vediamo come sono i consumi. Soprattutto i consumi e poi magari speriamo di no, che non succeda qualche difetto. Che non Beh dai, fuori speriamo qualcosa, dai. di no. Ma non penso, non ho mai sentito parlare male delle Suzuki. Bene, e perché l'hai scelta? Perché mi piaceva il muso. Ti piace il frontale perché Sì, è bello, il frontale è bello. bello massiccio. Sì. Ma come mai Suzuki? Solo per il frontale o per qualche... No, perché macchine giapponesi non ne ho mai prese, adesso le altre sono tutte a 3 cilindri e anche perché questa è ancora 4 cilindri. Ecco, ma come mai no un 3 cilindri, Claudio? No, non ho mai sentito parlare bene. Tanti di quelli che ce ne hanno. Niente, non ti piacciono i 3 cilindri? No, ho sentito parlare non bene, perciò ma non mi piacciono. È come uno che va in giro con 3 gambe, qual è che mette giù per ultima o per prima? Ok, bene. Quindi, questo ho voluto chiedere a Claudio questo perché ognuno ha il suo motivo di perché sceglie l'auto. C'è chi piace il frontale, c'è chi la prende perché è spaziosa, c'è chi solamente perché è Suzuki, c'è chi... In tanti me l'avete chiesta quest'auto perché tutte le recensioni che ho fatto delle auto italo-cinesi, dette così senza far nomi, tutti quanti mi hanno detto allo stesso prezzo mi prendo una Suzuki S-Cross che secondo me ha più sostanza, è più buona e sono dei motori più collaudati. E allora... Sì, no, ma a parte il frontale anche come spaziosità così è bella grande. Beh sì, sono 4,30 m di macchina, però dentro si sta comodi, siamo venuti fin qua. Un viaggio bello, comodissimi. Dopo andiamo a vedere anche il bagagliaio che devo ancora vederlo anch'io e andiamo a vedere un po' gli interni dell'auto e vediamo se già Claudio ha trovato qualcosa che magari prima mi dicevi dell'attacco della cintura che... Sì, non è che è un difetto, però... Sono particolari. In particolare che se era un po' più fisso era meglio perché si muove un po'. Si muove un po' quando lo vai a cercare, perché poi c'è il poggiabraccio che devi... o lo alzi o devi andare un po' sotto, no? Ok, quindi sono piccoli difetti che magari al momento... Il volante potevano farlo un po' più grande. Un po' più lavorato, invece è un po' troppo liscio. Va bene, adesso andiamo a vederlo comunque. Facciamo una panoramica esterna, guardiamo un po' di dettagli. Questo è il motore 1400 mild hybrid, 130 cavalli, 1400 turbo se non sbaglio. Esiste anche il 1500 col cambio automatico, Claudio l'ha scelta così e non ha scelto neanche il 4x4, ma ha scelto le 2 ruote motrici perché per le sue esigenze basta e avanza così. Bene, quindi adesso facciamo una panoramica e poi parliamo un po'. Eccoci qua, partiamo proprio dal frontale, la cosa che di più gli piace a Claudio, giusto per parlare anche dei fari. I fari sono full LED, quindi completamente a LED, come vedete le 3 posizioni qui, e qui sotto ci sono i fari full LED. Fari fendinebbia, che sono alogeni, e anche la freccia, come vedo, è alogena, non è a LED. Qui poi abbiamo i sensori di parcheggio, i radar frontale anticollisione, il bel marchio Suzuki che viene unito da questa fascia cromata dai fari, vedete? Passa di qua per andare fino qui. Eccoci qua. E poi abbiamo le telecamere per tutti gli ADAS che vedete qui davanti. Quindi auto completa di tutto quanto. Come vedete non è full optional, nasce già così. Così. Di optional hai messo qualcosa? Niente, quindi nasce così, come la vedete. Cerchi da 17, ruote 215, 55 raggio 17, ruote già Continental, quindi ruote di qualità molto elevata. Questo è vista lateralmente, come vedete. È una bella macchina importante, insomma, 4,30 m, iniziamo già a essere su quasi un C-Sub. E questa è vista da dietro. Anche qui fari full LED, abbiamo la retrocamera, anche qui sì, sensori di parcheggio posteriori, faro fendinebbia, questa è la fendinebbia, retronebbia scusate, e poi i fari sono tutti trasparenti, anche quelli posteriori. Vedete che la freccia è alogena e qui invece abbiamo i fari a LED per i fari di posizione e per i freni. Anche qui sempre stemma Suzuki, vedete, unito
da questa fascia cromata. S-Cross Hybrid, perché è un 1400 turbo con un piccolo aiutino da parte di un motore molto piccolo per le partenze. E questa è l'auto vista lateralmente. Adesso andiamo a vedere gli interni. Eccoci qua, questa è la chiave per entrare dentro in auto, basta tenerla sempre in tasca e avvicinandosi l'auto si apre, quindi non abbiamo delle chiavi fisiche. Se poi restiamo senza batteria, qua possiamo togliere la copertura e usarla. Bene. Devi schiacciare qui però. Ok, quindi per chiuderla? Anche per aprirla. Ok, quindi per chiudere, per aprirla... Allora, un colpo si apre solo questa, due tutte le portiere. Ok, quindi noi con un colpetto apriamo due colpi, si apre tutte le portiere di tutti quanti gli occupanti. Bene, le chiavi e te. Eccoci qua, allora partiamo dal pannello porta, diciamo così, e qua tutta plastica abbastanza rigida ma facile da pulire, e io torno sempre a dire, le plastiche rigide magari sono un po' brutte da vedere ma sono molto pratiche da pulire. Poi abbiamo qui tutto tessuto, 4 vetri elettrici, sia frontali che posteriori, il blocco delle porte, il blocco dei finestrini, e qui per mettere a posto gli specchietti retrovisori. Anche per chiuderli. Anche per chiuderli. Sì. Poi vedo che hai anche il sensore dell'angolo cieco, se qualcuno ti mette in sorpasso, e sono anche termici per sbrinarli. Quindi lo specchietto, anche quello lì, completo di tutto. Bene, entriamo dentro in auto. Eccoci qua. Allora, il sedile bello comodo, quello sì. Guida molto rialzata, veramente. E adesso partiamo da qui. Questo è il volante, che qua abbiamo tutti i comandi sia per il cruise control che per il mantenimento di corsia, che ce l'abbiamo qua a portata di mano, il volume qui, e questo è tutto quello che riguarda l'autoradio, questo tutto quello che riguarda i cruise eccetera. Qui abbiamo per i retronebbia, per i sensori di parcheggio, l'accensione se vogliamo dello start and stop, mantenimento di corsia off e anche l'antitamponamento sempre in off. Poi dentro è fatto così. Ecco, a me è una cosa che piace tantissimo di quest'auto, che cos'è? Sono queste manopole qui, perché il clima touch, no, questo è un clima, preferisco 100 volte questo, sì. E anche il volume dell'autoradio sarebbe stato bello che fosse stato magari così fisico e non touch, perché c'è, intanto ce l'hai, sì, ce l'hai anche qui sul volante. Sì, sul volante, quindi molto molto bene. Ecco, internamente è fatta così, bella spaziosa, quello sì, molto spaziosa. Per essere comunque un'auto a 4,30 m io la trovo molto spaziosa. Qui come vedete sempre plastiche rigide ma belle, ben assemblate, sempre anche qui tutto tessuto, e qui il portabottiglia molto molto grande. I sedili sono tessuto, ben fatti, un bel bracciolone grande qua con un portaoggetti, come vedete, molto spazioso. Eccoci qua. E questo si può anche far scivolare avanti e indietro. Torniamo qui sulla parte del climatizzatore, che come vi dicevo appunto ha le manopole dual, quindi è doppia zona, quindi possiamo mettere a destra e a sinistra. Abbiamo anche i sedili riscaldabili, già sempre di serie, come vedete 6 marce, una presa USB, e il freno a mano è un freno a mano normalissimo, meccanico, quindi non abbiamo un freno a mano elettrico. È meglio. Ed è meglio. A Claudio piacciono le cose semplici ma concrete. Qui abbiamo il nostro specchietto retrovisore, una bella plafoniera, qui abbiamo il portaocchiali, eccoci qua, il tasto SOS, e qui abbiamo per accendere o spegnere la plafoniera. Qui poi abbiamo il nostro specchietto, anche questo sempre illuminato con una lampada alogena. Mi sembra molto bene. Bene, vediamo il nostro cruscotto qui con lancette ancora analogiche per quanto riguarda il contagiri, contachilometri, la benzina, e qui poi abbiamo la temperatura dell'acqua, cosa che non è così scontata nelle auto di oggi. Ecco, una cosa che a me fa storgere un po' il naso sono questi tastini qua, che non abbiamo i tastini riportati nel volante, quindi se stiamo guidando dobbiamo andare a premere questi tastini qua. Sì, e poi un po' questo di sinistra è molto più facile, quello di là è un po' più... perché stai guidando e... Vabbè.
un piccolo così difetto che secondo me speriamo migliori, magari riportando i tastini qui nel nostro volante. Però per il resto bello, perché è un bel display centrale dove ci indica le porte aperte e le varie funzioni i consumi. L'accendo un attimo, Claudio. Quindi per accenderla si preme il tasto qui, vedete? E qui ci riporta tutto quello che riguarda la macchina, la temperatura, la porta aperta, eccetera, e poi le varie funzioni quando andiamo a mettere il cruise, eccetera, e anche il contachilometri digitale oltre che il contachilometri analogico. Abbassiamo un po' il volume, abbiamo un bel display qui con Android Auto e anche Apple CarPlay sempre presente. Poi per il resto mi sembra molto molto bene. Vista da davanti verso dietro è così. E adesso andiamo a sederci dietro e vediamo quanto spazio c'è. Ecco qua, per entrare dietro, anche qua apertura delle porte molto ampia, vetri oscurati, sempre di serie, tutto quello che vi facciamo vedere tutto di serie, quindi nessun optional. Ed eccoci qua, saliamo dietro, chiudo un attimo la porta, così. Bene, siamo saliti dietro, guardate che spazio che c'è, comunque anche per la testa siamo tranquilli, e anche per quanto riguarda lo spazio per le gambe, molto molto bene. Cioè Claudio è alto quasi 1,90 m, è indietro del tutto, e guardate che spazio che abbiamo. Qui abbiamo sempre i vetri elettrici anche dietro, il blocco delle porte. Ecco, una cosa che manca secondo me sono le bocchette dell'aria, oppure qua dietro nel tunnel non abbiamo proprio niente, né preso USB, né un portapenne, niente di niente, solo il bracciolo così che serve per... Anche qui abbiamo sedili belli morbidi e ben fatti, niente di super elegante o eccezionale, ma è un'auto molto molto concreta. Eccoci qua. E qui abbiamo il finestrino per dietro. Anche qua dietro abbiamo comunque una plafoniera per illuminare la nostra zona dove... Io preferisco le plafoniere qua davanti perché almeno ci illuminano le gambe, non le plafoniere dietro che ci facciamo ombra. Quella è una cosa che sembra scontata, ma non mi sembra per tutti. Le cinture sono anche quelle là regolabili, vedete anche qua ben rifinite, molto molto bene. Adesso andiamo a vedere il bagagliaio come è fatto. Eccoci qua, adesso diamo un occhio un attimo al bagagliaio, anche per vedere, comunque è un'auto secondo me per famiglia, su 4,30 m, abbiamo visto l'interno molto spazioso. Adesso Claudio ci apre il bagagliaio e misuriamo un attimo quanto grande è. Eccoci qua, vedete? Che bello spazioso, bello ben ordinato, nel senso che non ci sono tante cosucce, però è ben ordinato e spazio quando ne hai in abbondanza. E Claudio, riesci a dare una misurata magari alla profondità, che giusto per portare i due dati, siamo a 82, 83 e di larghezza? 103 centimetri, bello largo, nella parte più stretta, sì, nella parte più larga, qui nel vano 120, 132 nella parte qui più larga, dove vedete che qui c'è uno scanso con la luce che illumina il pannello e anche una presa 12 volt per alimentare se abbiamo un frighetto o una cosa del genere. Possiamo metterci qua, andare a far campeggio, qua metto il frighetto e così si mantiene sempre bello fresco. I sedili si possono abbattere 60-40, quindi potete mettere giù una parte o l'altra. Qui abbiamo sempre il ganci per le borse e qui possiamo mettere quello che volete perché spazio ne avete in abbondanza. Bene signori, mi sembra che di quello che dovevamo dire abbiamo detto tutto. È un'auto molto concreta, molto spaziosa, e per adesso i consumi, c'è chi ce l'ha, dice che farà 17-18 con 1 litro, Claudio, quelli che hai sentito te. Sì, tanti dicono così, io aspetto ancora un po' a vedere perché ho fatto troppo poca strada. Sì, anche perché l'unica strada che hai fatto è fatta in autostrada. Sì, 400, su 600-450 di autostrada. Sì, perché Claudio abita a 450 km da dove siamo adesso, quindi un po' di strada ce n'è. Bene, che dire, mi sembra che l'auto valga la pena, anche perché il prezzo, non so se Claudio può dirci quanto l'ha pagata, ti ricordi Claudio più o meno quanto veniva di listino? Il listino mi sembra che era 26,9 o 27,9 e dopo
c'era un po' di sconto, poi ho preso il metallizzato, ecco, che ho pagato ecco il fuori. metallizzato che hai pagato fuori, l'unico optional. E così, Gli ho dato 23 una Panda vecchia che mi ha valutato 1.700 quindi o con 2.000 euro. Con 25.000 euro sì, sì. ci si porta a casa un'auto super accessoriata e che va anche molto molto bene, e soprattutto avrà, adesso vediamo pian pianino, dei consumi secondo me molto bassi, perché l'auto pesa anche poco, sono intorno ai 12 quintali per un'auto così. 12 o 12,80, Sì, non è tanto pesante. Sì. È un'auto leggera, insomma, perché ci sono auto così. È quello che mi hanno detto, perché volevo la ruota di scorta, mi hanno detto che non l'hanno messa per diminuire il peso. Sì, Bene, per bene. alleggerirla. Buona questa da vendere. Bene, una cosa particolare che Claudio mi sottolineava era questo libretto per uso e manutenzione. Mi ha detto: tempo che finisco di leggere questo libretto qui e faccio andare cambiare macchina. Guardate che grosso, è tutto scritto in italiano, cioè non è che ci sia in multilingua, questo è tutto scritto in italiano. Cioè, no, ma non puoi leggere una cosa così. Quanto ci vede? Cioè, guarda le pagine che ci sono, veramente è una cosa assurda, cioè, non so neanche cosa hanno scritto su tutto questo libretto. Comunque bene, era giusto così per fare due risate, però, cioè, dico, un libretto così grosso sembra esagerato. Va bene. Bene, eccoci qua, facciamo una piccola prova di come va l'auto, anche se è nuova, comunque è giusto per provare e sentire quanto rumorosa è. A me sembra molto silenziosa e anche dietro si sta veramente bene. Adesso proviamo un po' l'accelerazione, siamo su un ponte, sentite in quarta, terza, è una bella spinta, molto bene. Si sta presto ad arrivare ai limiti di velocità e anche molto silenziosa. Siamo in quinta a 80 all'ora e siamo neanche a 2000 giri. È un bel motore, anche super riposato per avere consumi molto bassi. Ecco, adesso sesta, 80 all'ora, 1400 giri, 1500 all'incirca, vedete lì. E comunque non si sente niente dentro, molto bene. La ripresa c'è, il silenzio c'è, logico che quando si accelera si sente un po' il motore, ma è normale, insomma. La frenata c'è. Eccoci qua, siamo arrivati alla conclusione di questo video. Spero vi sia piaciuto, di avervi portato un'auto diversa dal solito, un'auto molto richiesta, perché, torno a ripetere, su tutte le recensioni tutti mi parlavano della Suzuki S-Cross e finalmente sono riuscito a vederla. Claudio ha fatto 450 km per farmela vedere, nuova, anzi ha voluto fare la strada solo per farmela vedere a me. No, scherzo, Claudio abita vicino qui a una seconda casa dove abita e ho avuto l'occasione di chiedergli e lui mi ha detto sì dai, andiamo a farla subito, e così abbiamo fatto questa recensione. Ringrazio ancora Claudio, grazie mille. Grazie Claudio. E se il video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale che non costa nulla e attivate le taste notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.